la parola a lui. L'associazione esiste tu, anni fa facevi antimafia, poi sei andato su questo settore molto specifico e penso che possiamo dire che anche tu sei un sopravvissuto, un survivor. Sì, sicuramente. Benvenuto. Grazie. Ok, questo forse non si sente tanto, staccando il microfono. Vediamo questo qui. Scusate. Sì, acceso ma anche da passiva. Questo vedo che funziona meglio. Sentite tutti, no? Direi. Allora, io sono Francesco Zanardi, sono anche io una vittima di pedofili, sono fondatore dell'unica associazione, dell'unica realtà italiana che raccoglie attualmente circa 700 vittime, quasi tutte italiane, di sacerdoti pedofili. Un'associazione di cui sicuramente siete tutti giornalisti, quindi ne avete sentito parlare. Diciamo, nelle seconde finalità dell'associazione diamo assistenza alle vittime, facciamo lavoro di intelligence per quanto riguarda l'osservazione sul territorio italiano. In realtà l'associazione nasce nel 2010 qui a Roma, in fondo a Via della Conciliazione, quando Survivor Voice, il gruppo americano, fece il primo incontro mondiale a Roma delle vittime di giochi pedofili, e nasce per motivi un po' differenti da quelli che continuano a esserci naturalmente, differenti da quelli che si vedono pubblicamente. In realtà l'associazione nasce perché dopo quell'incontro, quella sera, davanti a una pizza, 8 di noi, mai visti in vita loro, si sono stranamente sentiti in una sintonia incredibile. Cioè è stata la prima sera per ognuno di noi che ci si era sentito il nostro raggio nel parlare delle nostre disgrazie. Questa cosa è continuata nei giorni successivi a questo incontro e poi sono nati nuovi desideri, il desiderio di giustizia, perché è passato poi l'effetto di sollievo, di trovare altre persone simili a noi che avevano subito le stesse cose. È iniziata la ricerca della giustizia e ci siamo organizzati all'inizio come escamotage piuttosto semplici, come spiega anche la comunità scientifica. I pedofili non sono dei malati, sono persone che hanno un grosso disturbo, un grave disturbo della personalità, sono persone che la comunità scientifica paragona ai serial killer, persone che non smettono. E da questo principio cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato i nostri aguzzini, perché io per esempio ho esternato trauma dopo 30 anni, perché la legge italiana era ovviamente prescritto. Quindi come fare a far condannare questi sacerdoti? È stato abbastanza semplice, cerchiamo dov'è il sacerdote, ci saranno sicuramente delle vittime, infatti così è stato. E l'abuso ha iniziato lì, poi pian pianino abbiamo iniziato ad avere degli aiuti legali, gratuiti, avvocati che volevano in qualche modo occuparsi di questa causa, e insomma adesso l'abuso direi è abbastanza capillare su tutto il territorio italiano. Abbiamo 16 avvocati che prevedono l'avvocatura dell'associazione, avvocati che lavorano tutti in team, nel senso la pedofilia clericale è piuttosto complicata, c'è in mezzo il codice canonico, ci sono in mezzo i fatti lateranensi, quindi un avvocato che non fa tutti i giorni questo lavoro spesso e volentieri si lascia sfuggire parecchi particolari, quindi è molto importante che ci sia un team di persone che sui casi si scambi anche informazioni e esperienze in ambito penale. Tu come introduzione ci hai preparato un video? Funziona? Allora sì, io ho preparato un video che è un piccolo spot che è stato diffuso pochissimo in Italia, però è uno spot di 30 secondi, fotografa esattamente quello che è il nostro pensiero, ecco, e possiamo magari
cominciare da questo spot, così capiamo un attimo anche la posizione a riguardo dell'associazione. Papa Francesco, sono un bambino al quale la Chiesa ha cambiato il destino. Quel sacerdote già segnalato non lo avevate mai denunciato. Lo avete nascosto in continuo spostato e con voi complici così ha continuato. Già sapevate che un altro bambino, quel sacerdote, avrebbe cambiato il destino. La Chiesa Cattolica ad oggi non ha ancora attuato alcun provvedimento concreto per la tutela dei minori. Prima di affidare tuo figlio alle cure del clero, chiedi referenze sulla parrocchia e su coloro che si occuperanno di lui. Ok, i punti rossi sono casi che avete seguito, che state seguendo. Un attimo, sì, ecco, adesso sul nostro sito trovate la mappa completa e aggiornata in tempo reale. Sembrano molti, in realtà questi puntini è una mappa di Google Maps, allargandola vedrete che sono molti di più, sono più di 300 puntini. I puntini rossi sono tutti casi italiani che in Italia non esiste, il governo italiano non ha mai quantificato l'entità del fenomeno. Se voi cercate presso gli uffici delle istituzioni italiane, nessuna istituzione italiana sa darvi un dato. Noi abbiamo cercato di produrre un dato sicuramente in difetto, in incredibile difetto, e questo dato risale dal più o meno 2000-2003 a oggi. Sono tutti casi accaduti in Italia, ne contiamo circa 130 condannati in via definitiva e circa altri 160 che sono i puntini gialli ancora in attesa di giudizio. Alcuni dei puntini gialli sono invece sacerdoti che sono stati indagati, poi è sparito il sacerdote, è sparito il procedimento penale, cioè non si è più saputo nulla della loro storia. Ecco, comunque direi che è abbastanza notevole. La trovate la mappa, se volete vederla, all'indirizzo leterabuso.org/diocesi non sicure. Ci sono ancora poi dei puntini neri. I puntini neri sono quei pochi sacerdoti, poi non sono così pochi, quei pochi che siamo riusciti a rintracciare, sacerdoti fuggiti dall'estero e nascosti poi in Italia, mentre ancora quei quadratini verdi che vedete sulla mappa, poi se la guardate sul sito sicuramente riuscite a vederla meglio, sono le varie case che abbiamo scoperto in Italia dove questi sacerdoti teoricamente dovrebbero essere curati. Ecco, sono cliniche per preti pedofili che poi in realtà fanno la funzione non tanto di clinica, ma in realtà fanno un po' come isola quando i preti vengono condannati, anziché mandarli in carcere vengono affidati agli arresti domiciliari in queste strutture dove non controllate, perché non sono sotto controllo, dove ogni tanto capita che qualcuno li rifuga anche. Ecco. Capita anche che qualcuno celebra la messa, anche se non può. Capita anche che qualcuno celebra la messa, come... I casi sono molti. Io vorrei partire dall'attualità, ma le ultime cose che avete fatto. Avete fatto un sit-in a Napoli davanti al Duomo contro il cardinale Crescenzio Sebe. Mi puoi spiegare perché lui non è indagato, no? No, il cardinale della giustizia italiana dovrebbe essere indagato da quella vaticana. Il Papa aveva promesso punizioni esemplari, o almeno la linea dura, anche non solo contro i preti, ma anche contro chi li copriva. Bene, il caso di Don Silverio Mura, per il quale abbiamo manifestato a Napoli 2 giorni davanti al Duomo una quindicina di giorni fa. Perché questa manifestazione solo per questo sacerdote? Bene, questo sacerdote viene denunciato da una vittima, dalla prima vittima, poi adesso ce ne sono altre, ma la prima lo denuncia nel 2010. Il sacerdote, che all'epoca ancora aveva una parrocchia, sparisce
sparisce per diversi anni dagli occhi della vittima. In realtà poi nel 2012 la vittima contatta l'associazione e nel giro di una decina di giorni troviamo questo sacerdote che insegna religione in una scuola italiana. Ovviamente la vittima rimane malissimo non solo perché il sacerdote era ancora in circolazione, la vittima pensava avesse lasciato la parrocchia perché la chiesa lo aveva allontanato dai ragazzi, invece no, lo ritrova in mezzo ai ragazzi e combinazione nelle stesse condizioni con le quali aveva rischiato lui. La vittima era stata rischiata anche lei durante gli orari, diciamo, di religione a scuola. Bene, questo sacerdote si scopre circa un mese fa che da Napoli è andato a finire in provincia di Pavia, nel Pavese. È lì da un anno ed è stato mandato da Napoli sotto falso nome, infatti il suo nome è Silverio Mura, mentre a Pavia si chiama Saverio Aversano. E viene scoperto a seguito di un servizio delle Iene che è uscito appunto un mese e mezzo fa. Neppure noi sapevamo più dove fosse, perché dopo aver trovato nelle scuole, in 2 scuole, è sparito, diciamo, definitivamente dalla circolazione. Bene, e questo, diciamo, è stato quello che io chiamo un po' un riciclaggio di sacerdoti. Ecco, a noi, questo voglio sottolineare, per noi il problema non è che questi sacerdoti dicano la messa, ecco, non sono mai stati denunciati perché dicevano mai messa, sono stati tutti querelati perché abusavano di minori. Quindi la messa, per quanto riguarda noi come associazione, la possono continuare a dire, è importante che non vengano messi di nuovo in mezzo ai minori. E questo sacerdote invece continuava a insegnare religione in questo paesino, aveva 40 ragazzini, diciamo, con i quali era contatto. Tu hai detto in interviste che questi preti indagati che hanno commesso abusi, in genere il passaporto non viene mai tolto, per cui facilmente si spostano in un altro paese o vengono mandati e continuano o riprendono il filo. Vogliamo parlare un attimo del caso di Nicola Corradi? Sì, il caso di Istituto Procolo di Verona, che ha un filiale in Argentina. Esattamente, alla fine in Argentina, e ho anche un po' di documentazione proprio sul caso, che è bloccata, me la sono portata dietro. Allora, con Nicola Corradi, eccolo qua. Don Nicola Corradi viene, diciamo, denunciato, e qui adesso abbiamo, perché l'associazione ha, quando Don Nicola Corradi è stato arrestato in Argentina, questo alla fine del 2016, l'associazione ha fatto un esposto contro la diocesi e contro l'Istituto Antonio Polo di Verona. La magistratura ha aperto un fascicolo e qui c'è un parziale esito del fascicolo. In questo fascicolo la magistratura ci comunica che viene chiusa la posizione del vescovo Zenti, non per qualche motivo particolare, molto semplicemente perché Don Nicola Corradi appartiene alla Compagnia di Maria per l'Educazione dei Sordi, che è un istituto pontificio che dipende dalla Santa Sede, e quindi è lui il responsabile e non la diocesi, no? Quindi, diciamo, dà un indirizzo preciso su il responsabile di questo sacerdote. Bene, dietro questa diciamo, parziale archiviazione, che è l'archiviazione del vescovo Zenti, subito nelle prime righe si legge, avanti, allora, ecco qua si legge la quintultima, cioè l'ultimo paragrafo. Una seconda osservazione attiene al fatto che Don Corradi Nicola, arrestato in Argentina il 28/11/2016 per il reato di abusi sessuali su minori, si trasferì o fu fatto trasferire in quel paese nel gennaio del 1970. In quella data, pertanto, quando ancora Zenti non ricopriva la carica di vescovo di Verona, avrebbe dovuto effettuarsi un oculato controllo sulla sede presso il quale il sacerdote sarebbe stato destinato, alla luce delle sue tendenze pedofile all'epoca già note all'interno della congregazione. Quindi la magistratura ci sta dicendo
indagini, in base ai documenti sequestrati probabilmente presso l'istituto, emergeva che Don Nicola Corradi già nel 70, nel 1970, 47 anni fa, era noto come pedofilo, e infatti questo diciamo dà valore alla versione delle vittime dell'istituto, che hanno sempre dichiarato, hanno sempre dato questa versione. L'unico a smentirla era l'istituto, appunto, che diceva no, noi non sapevamo, e invece purtroppo emerge tutt'altro. Però è stato arrestato in Argentina perché è stato così veloce che non pensava, non ha fatto tempo di scappare. Ha 83 anni? Sì, ha 82 anni, e in questo caso ha ancora qualche particolarità che coinvolge direttamente Papa Francesco, e la possiamo documentare. Bene, in questo caso era stato segnalato al Papa direttamente con una lettera data dai sordi, e adesso vi farò vedere le foto, direttamente in mano al Papa. In questa lettera c'erano i nomi di 14 sacerdoti pedofili che avevano abusato di queste ex vittime dell'Istituto Coro di Verona, sacerdoti tutti attualmente impuniti, tra cui Nicola Corradi. La lettera del 2014, anche lì non c'è stato nessun intervento da parte della Santa Sede malgrado questa lettera, perché Don Nicola Corradi viene arrestato a fine novembre del 2016 e è ancora il direttore dell'Istituto Provolo di Mendoza. Dunque, una carriera di pedofilia durata oltre 50 anni. Sì. Questo con la copertura della Chiesa. Il nostro problema non vogliamo dare la colpa alla Chiesa, purtroppo lamentiamo una notevole mancanza di provvedimenti. Assolutamente sì, non la stavo giustificando, ecco, mancano. Purtroppo noi siamo anche contrari a tutta questa campagna mediatica che esiste sui processi canonici. I processi canonici, penso tutti lo sappiate, non fanno giustizia alla vittima. Il processo canonico si basa sul sesto comandamento, la parte lesa non è la vittima, è Dio. E Dio da chi è offeso? Dalla vittima che ha un rapporto sessuale con il sacerdote. Il sacerdote è una persona consacrata, quindi diciamo a livello gerarchico ha una posizione superiore alla vittima, perché la vittima è un peccatore, è colui che va in chiesa. E diciamo che alla fine in un processo canonico la vittima è quella che ne esce peggio, perché sostanzialmente in base a questa tesi è il colpevole. Ecco, noi non siamo contrari neanche ai processi canonici, però assolutamente questi reati vanno denunciati assolutissimamente all'autorità giudiziaria del paese dove vengono commessi, e poi la Chiesa, dopo questo giudizio, per carità, ha tutto il diritto di fare anche il processo canonico. Certo, il processo canonico non è un surrogato e tantomeno è un qualcosa che può equivalere ai processi che noi vediamo nelle aule di giustizia. Posso fare una parentesi? Io ho visitato questo istituto Coro di Verona, a Verona non sono stato ovviamente in Argentina, ho incontrato, ho fatto un reportage sulle vittime. Quello che colpisce di più forse sono due cose. Uno, bisogna sottolinearlo, è sempre, sei d'accordo, ovviamente è difficile testimoniare, raccontare quello che uno ha subito, però per una persona che non riesce, che è sordomuto, è quasi impossibile essere creduto, insomma, deve passare molti anni, deve studiare parafonetica, imparare a parlare. E le testimonianze devo dire che erano molto sconvolgenti. Io ho conosciuto questo Giuseppe Consiglio, un ragazzo della Calabria che parla bene, è facile di capire quello che dice, e io ho chiesto tutti i dettagli, però racconta come è stato accompagnato dalle suore che stavano al monastero accanto al prete per avere preghiera, benedizione. E lui dice: io ero troppo piccolo, non mi ricordo bene cosa è successo, però mi ricordo che il prete mi ha toccato. Io mi ero fatto dimenticare da un ragazzino prepubertario, qualcosa così. Gli chiedo: ma quanti anni avevi? E lui mi dice: avevo 3 anni. Ecco, bravo, lo dice tutto. Come proseguiamo?
Sì, purtroppo in effetti io questo mi ritrovo collaborando moltissimo, anche appunto dopo l'arresto soprattutto di Corradi ho acquisito l'intero fascicolo che non era mai arrivato in procura, era tutta documentazione che conservavano i sordi. Ho parlato con molti di loro e è abbastanza sconvolgente perché questi ragazzini che vivevano praticamente 24 ore su 24 dentro questo istituto praticamente venivano tutti violentati quasi come se fosse normale, perché in realtà dai loro racconti emerge anche la difficoltà a capire che stavano subendo un abuso, in quanto era una cosa che praticamente era all'ordine del giorno, era normale. Infatti se fate una breve ricerca, un vostro collega Sasha Biazzo di Fanpage è riuscito a intervistare con una telecamera nascosta Don Eligio Piccoli, uno dei preti accusati, che è ancora in vita, e questo prete, vabbè, al di là di confermare tutto quello che i sordi per anni hanno raccontato, quello che è davvero drammatico è come lo racconta, cioè con una naturalezza, come se violentare un bambino fosse come andare a prendere caffè al bar la mattina, ecco. Se la vita, un po' come possono Sì, ma sembra, io non lo so perché io poi quando ho fatto l'esposto alla magistratura ho raccolto due interviste, una è quella di Sasha Biazzo, l'altra è quella della 7, per cercare un attimo di capire se questo prete, visto anche l'età, fosse fuori di testa. Invece il prete no, è lucido, è coerente in entrambe le due interviste fatte in momenti diversi, quindi si vede purtroppo ripete le stesse cose in modo esatto con la stessa coerenza, ecco, sono drammaticamente vere. Facili da trovare, da vedere su YouTube, sono Eligio Piccoli, però andiamo avanti, un dettaglio No, vedi, come Don Nicola Corradi, c'era il caso che parlavo prima con la giornalista messicana, il caso di Vladimir Sendez Gutiérrez. Questo è un caso, è un sacerdote messicano. Il caso si svolge a Novara, nel seminario dei Legionari di Cristo, anni 2008 iniziano questi abusi. Il sacerdote viene denunciato dalle vittime e viene trasferito in altra sede per il momento, dove abuserà di nuovo di altre vittime. Adesso qui ho i documenti, c'è stato un processo canonico, il sacerdote è stato ridotto allo stato laicale, cosa che anche qui in questo caso contestiamo, perché in realtà non è sufficiente la riduzione allo stato laicale, perché cosa si ottiene? Che un pedofilo che prima di mestiere faceva prete, adesso non fa più il prete di mestiere, ma resta sempre pedofilo, no? Se lo lascia in giro continuerà ad abusare dei ragazzini, quindi anche in questi casi a nostro avviso a livello di prevenzione serve una denuncia. Questo caso è particolare perché siamo riusciti ad acquisire un contratto, diciamo, un accordo fra le parti che i Legionari di Cristo hanno stipulato con una delle presunte vittime, cioè una terza vittima uscita a seguito della condanna che Gutiérrez ha subito per le prime due. Beh, questo accordo, che poi vi faccio vedere, ma ve lo sintetizzo così si fa, facciamo prima. In sostanza in questo accordo tra le parti è questo qui. Scusate, ma senza mouse sono un po' handicappato. Adesso esco qua. Ecco qua. Ecco, allora dovrei cancellato i nomi, adesso vado avanti fin dove non virgoletto. Ecco qua. Ci sono le premesse, dopo le premesse la congregazione ha il solo fine di, cioè questo è l'accordo che avrebbero firmato, quindi avrebbero accettato quello che c'è scritto, la congregazione ha il solo fine di incoraggiare e sostenere la vittima, ho cancellato il nome, e per esso anche i suoi genitori nella prosecuzione dei propri studi
nella formazione ed educazione offre senza alcun riconoscimento, cioè quindi in pratica la congregazione teneva a sottolineare che questi soldi venivano dati non per risarcire un danno, no, per proseguire gli studi e via dicendo. La cosa interessante, poi vi lascio il documento, se lo volete mi lasciate l'email, non ho problemi a mandarvelo così che lo leggete con calma. Quindi in sostanza nell'accordo si chiede anche, qualora si aprisse un procedimento penale presso le istituzioni italiane, sostanzialmente di mentire alla magistratura, negando che gli abusi sono accaduti. La cosa più eclatante, questo è un contratto assolutamente, diciamo, è un accordo tra le parti che in Italia non si può fare, nel senso gli accordi tra le parti in Italia richiedono che siano, cioè si richiede che siano legali, ecco, non può esserci un accordo su presupposti illegali tra le due parti. Il punto interessante è questo qua, cerchiato il punto 10. Per quanto espresso ed essenziale, le parti convengono che il presente accordo deve ritenersi soggetto a vincolo di riservatezza, al quale dovranno attenersi, ecco adesso mi è sfuggito il nome della persona, e i genitori. In caso di violazione di obbligo, gli stessi saranno solidamente obbligati a versare alla congregazione a titolo di penale la somma di euro, cioè, ossia una somma doppia a quella riconosciuta in questa sede. In sostanza i Legionari di Cristo avrebbero riconosciuto, quell'accordo naturalmente non è stato accettato dalle parti, avrebbero riconosciuto 15.000 euro soli per il risarcimento della vittima. Qualora l'accordo fosse stato infranto, la vittima avrebbe dovuto renderne 30 ai Legionari di Cristo. E questo è un contratto non di 20 anni fa, è un processo che è attualmente in corso, e questo documento al vaglio della magistratura. Sì. Se non è un documento legale, è inutile che i legionari chiedano le cose. Lo so, purtroppo le proposte sono queste, in questo caso vabbè, conosco la famiglia perché sono nostri assistiti, i legionari hanno offerto una cifra così bassa facendo pressione proprio sul bisogno economico della famiglia, cioè ci sono poi una serie, ecco adesso diciamo, sintetizzo la cosa grave, ci sono delle motivazioni che spingono a questi accordi, appunto sì, ovviamente sono illegali, ma la famiglia tante volte è facile anche, diciamo, comprarsi la vittima, perché in questo caso ti compri la vittima, gli stai chiedendo di mentire alla magistratura, la stai obbligando in qualche modo a non rivelare ciò che è successo dietro a una minaccia, il dover risarcire il doppio di quello che ti è stato risarcito. Allora, tra un pochino passiamo alle domande. Io volevo solo toccare un altro argomento prima. Ti chiederei cosa ne pensi. Il Papa Benedetto ha detto tolleranza zero per la pedofilia, anche il Papa Bergoglio. L'anno scorso il Papa non l'ha rinnovato, gli era Müller, la Santa Letizia, la congregazione per la dottrina della fede. Non è mai successo prima, perché dopo 5 anni viene ringraziato e messo da parte. Secondo me probabilmente l'effetto della lamentela che aveva fatto Mary Collins, irlandese del Comitato per la tutela dei minori. Sì, questo ovviamente non è stato detto, ma io vedo una connessione. E dunque è arrivato un gesuita, questo Luis Francisco da Daria Ferrer, sul posto, che è lì da lunga data. Volevo solo raccontarvi, se è sfuggito, questa cosa è stato scritto sui giornali italiani, ma possono tutti si accordano. Questo riguarda un prete che è stato messo in stato laicale, dunque spretato, e poi però hanno deciso per riservatezza di non comunicare il motivo. Sì. E dunque così questo prete, grazie a questa persona, comincia una nuova carriera come allenatore di giocatori di calcio in Regno, in Puglia, e mi sembra che sia accusato per stupro di 10-12 ragazzini. Esattamente. Purtroppo il Papa non poteva essere al corrente, però no, il Papa non poteva essere al corrente, sono un po', diciamo, le modalità che purtroppo riportano anche a quel documento.
se noi prendiamo un po' tutti i casi, attualmente, mi spiace dirlo, l'unico interesse della Chiesa, o quantomeno il principale interesse della Chiesa, è mantenere l'immagine, non dare scandalo, e dietro a non dare scandalo appunto accadono cose come in questo caso. Petra stava parlando di Gianni Trotta, ex sacerdote, appunto si chiama Gianni Trotta. Il caso di Esenditz è molto simile, il caso di Sibirio Mura, anche lì il prete è stato riciclato al nord Italia sotto falso nome addirittura, perché ho fatto le indagini personalmente io su questo caso e ho parlato col prete della parrocchia dove è finito Mura e il prete sostiene che da Napoli glielo hanno mandato già sotto falso nome. Quindi c'è una premeditazione su queste cose. Purtroppo un altro dato che è tangibile è, al di là degli sporadici incontri che può fare il Papa con qualche vittima, incontri che poi generalmente ci sono in occasioni dello scandalo di turno, manca una comunicazione da sempre, lo lamentavano anche gli americani, lo lamentiamo anche noi, una comunicazione tra le vittime della Chiesa, ovvero noi dei nostri 700 associati italiani abbiamo una vittima alla quale il Papa ha risposto, l'unica vittima su 700, e vi garantisco tutti hanno scritto alla Santa Sede, ma nessuno ha risposto. Questa vittima ha ricevuto una risposta: caro signore, cioè nel documento non c'è scritto neanche il nome, caro signore, il Papa ha ricevuto la sua missiva, le chiede di pregare per lui, pregherà per lei, insomma è finita lì. E il prete, appunto, Sibirio Mura, la vittima è quella accusata da Sibirio Mura, è il sacerdote di cui parlavamo pochi minuti fa, che è stato trovato appunto nel Pavese ed è puntualmente sparito, perché adesso abbiamo di nuovo perso le tracce, il tempo di fare un'esposta alla magistratura, il Paese si è già naturalmente volatilizzato, adesso non sappiamo né con che nome né dove spucherà di nuovo, perché questo diciamo un altro dramma. Noi non vediamo una grande tolleranza zero nei confronti dei preti, vediamo più che altro una grande tolleranza, usiamo dire così, e uno zero per le vittime, perché attualmente le vittime non dicono, parlo di risarcimenti, ma sembra che non siano neanche degne di una risposta dalla Santa Sede. Gustavo Ferrari. Sì, quando nel 90 sono usciti gli scandali, cioè l'abuso sistematico all'interno della Chiesa cattolica irlandese, c'è stato uno sconvolgimento sociale del paese intero, cioè l'Irlanda di oggi è completamente diversa grazie appunto all'elaborazione di quello che è successo nella Chiesa cattolica irlandese. Come si spiega che in Italia, dove sappiamo tutti che il sistema non è molto diverso da quello irlandese, perché da noi invece non è successo questa rivoluzione sociale e la gente in piazza che ha chiesto semplicemente perché il Vaticano ce l'abbiamo in casa o perché gli italiani sono, cioè non è che sono più cattolici degli irlandesi? No, certo, allora, qui è un po' più complessa la risposta. Inizio dalla presentazione che vi farò vedere tra pochi minuti di due documenti, due documenti prodotti dall'associazione, uno depositato, se non ricordo male, 28-29 novembre scorso dal deputato Matteo Mantero, la prima interrogazione parlamentare in Italia proprio specifica sulla pedofilia clericale, un documento che la stampa italiana ha totalmente censurato, e il secondo è la diffida al governo italiano depositata il 19 febbraio del 2018, anche questo totalmente censurato dai media italiani. Qual è? Perché sono partito da questo? C'è un problema proprio di informazione delle persone. Se voi fate caso, quando si parla di pedofilia, generalmente la critica che viene fatta dal pubblico alla vittima è perché denunci dopo 30 anni. Una cosa banale,
perché cioè, la domanda veramente non ha motivo, perché se uno sapesse qual è il trauma della pedofilia, che non è il rapporto sessuale, quello lo strumento che porta al trauma, se uno sapesse cos'è il trauma e qual è la maturazione, non si porrebbe neanche la domanda perché denunciato 30 anni dopo, verrebbe da sola la risposta. Purtroppo qua invece mancano basi culturali. In Italia non esistono campagne di consapevolezza e qui la colpa non è del Vaticano, la colpa è dello Stato italiano che in 18 anni di crisi, perché la crisi inizia nel 2000 con il famoso team del Boston Globe, Stop Strike, che poi viralmente si espande in tutto il mondo. Bene, oggi dopo 18 anni il governo italiano non si è ancora, come dicevo prima, non ha ancora quantificato in Italia l'entità del fenomeno. Cioè il governo italiano, a parte la mappa della rete d'abuso che è sul nostro sito, non sa quanti preti pedofili esistono in Italia condannati, quanti casi siano in attesa di giudizio e così via. Le persone non ricevono informazioni, tanti hanno detto di noi che siamo degli anticlericali, questo è totalmente falso. Tutti gli associati della rete d'abuso, il 95% sono tutti cattolici e sono tutti infuriati perché questi cattolici dai giornali e non so, erano proprio giornalisti, i giornalisti hanno riportato ciò che sono gli appelli della Santa Sede. Bene, i cattolici hanno appreso delle linee guida che sembravano attendibili, sembravano serie, linee guida che sono crollate drammaticamente in pochi giorni dopo che i figli sono stati abusati, perché si sono scontrati con una chiesa che non risponde, con delle linee guida farlocche. Guardiamo di nuovo il caso, ad esempio, sempre seguendo la rete d'abuso, che è andata anche in TV a quarto grado poche settimane fa, è quello di Don Mauro Galli. Don Mauro Galli è un sacerdote di Milano che ha abusato di un ragazzino nel 2011. Esiste un documento che qui poi ve lo farò vedere, che è la deposizione del neo arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che è stato il successore di Scola. Bene, lo stesso arcivescovo, interrogato dalla polizia, dice che la segnalazione è stata fatta immediatamente, non dalla famiglia, addirittura dal parroco. Cioè, il giorno successivo agli abusi, il ragazzo stranamente è riuscito, diciamo che è stato di shock, quindi durante i soccorsi è uscito l'abuso, i genitori si sono rivolti alla chiesa e la gerarchia più bassa, quella dei preti, si è mossa bene, si è subito attivata, guidata dai superiori, ha trasmesso la notizia. Il superiore era appunto Monsignor Mario Delpini, il quale però non è intervenuto spostando il prete. L'ho spostato un mese dopo. Questo sacerdote era in un'altra parrocchia a pochi chilometri di distanza. La famiglia invece lo credeva, non più a contatto con i minori. Bene, la famiglia scopre che il sacerdote in questa parrocchia, cosa accade? Il vescovo lo sposta nuovamente e qui a farlo scoprire è una fatalità. Questo sacerdote una notte qualcheduno gli lascia un bambino appena nato davanti alla porta della parrocchia. Il sacerdote soccorre il bambino, il giorno dopo naturalmente la stampa italiana parla di questo bambino soccorso e la famiglia per la terza volta scopre che il sacerdote non era stato tolto dal contatto con i minori, no, era sempre nel milanese in un'altra parrocchia ancora. Bene, dopo tutto questo, dopo la stessa deposizione dell'arcivescovo Delpini, la famiglia naturalmente ha scritto alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale ha risposto, quindi il Vaticano è al corrente di quelle che sono state le mosse di Delpini. Malgrado questo, nel luglio del 2017 Papa Francesco, che aveva promesso tolleranza zero contro queste cose, promuove Monsignor Mario Delpini arcivescovo della diocesi più grossa del mondo, Milano, dicendo che Delpini è l'uomo giusto. C'è una discordanza enorme, non vi sentite un po',
lì sarebbe lavoro che dovreste fare voi come giornalisti, mi permetto il consiglio. Gli appelli da parte della Santa Sede sono tanti, sono tantissimi, soprattutto da quando c'è Bergoglio, vanno verificati, perché appelli veramente ce ne sono tanti, ma non ce n'è uno. Noi come vittime lo vediamo, no? Perché vengono fatti gli appelli, tante delle nostre vittime in base agli appelli si muovono ma non ricevono risposta. Diciamo, noi Papa Francesco lo vediamo come una grande campagna mediatica e basta. Altre domande? Io vorrei tornare Sì, su presentati. Dominique Dalla Le Point, vorrei capire perché Papa Francesco ha quell'immagine molto positiva dell'uomo che avrebbe cambiato la curia, la chiesa, eccetera. Come te lo spieghi quell'atteggiamento che poi si è verificato in altri paesi? Come uno che è coinvolto in questa storia, come se lo spiega l'atteggiamento di Papa Francesco? Perché lui non può fare di più o lui mentalmente è ai schemi di sempre, cioè bisogna proteggere la Chiesa dallo scandalo? Ma io non dico che Papa Francesco sia malafede, sicuramente la Papa segue gli schemi della Chiesa. Io penso solo che se Papa realmente volesse dare una svolta in tutto il pianeta, lo potrebbe fare anche in tempi rapidissimi, obbligando i vescovi a denunciare questi casi all'autorità giudiziaria. Il problema credo che nel giro di pochi anni sarebbe, diciamo, non risolto in toto, ma un buon 80% verrebbe debellato. Invece purtroppo questa cosa non viene fatta, vengono fatti processi canonici, tra l'altro in Italia celebrati contro diverse leggi, ad esempio i processi canonici celebrati in Italia, non solo in Italia, ma io parlo dell'Italia perché la documentazione che abbiamo è italiana, violano il Trattato di Lanzarote. Il Trattato di Lanzarote impone che l'audizione di una vittima sia protetta, che la vittima venga ascoltata, supportata da psicologi, insomma da professionisti che la possano supportare nel processo canonico. Invece la vittima non ha il diritto di portare in processo neppure il suo avvocato. Già questa è una violazione palese. Le stesse contestazioni che vengono fatte dal Comitato ONU per la tutela del fanciullo, perché qua questa cosa è importante, c'è stata una pesante contestazione, se non ricordo male, gennaio 2014, giusto? Quella famosa contestazione, comunque il famoso rapporto ONU di cui si è parlato in tutto il mondo, sì, gennaio 2014. Ebbene, dopo quel rapporto ONU, lo trovate nell'ultima pagina, comunque l'ho portato e poi se avete una pennetta vi do tutta la documentazione. In quel rapporto si dice che la Santa Sede avrebbe dovuto rispondere al Comitato ONU per la tutela del fanciullo entro il 1° settembre 2017. Ad oggi non vi è stata alcuna risposta. Io vedo, questi sono i fatti che parlano, c'è parecchia negligenza, c'è parecchia ostilità da parte della Chiesa. Io non so se il responsabile sia il Papa o se i responsabili siano i vescovi. Io dico solo che in questi 18 anni in cui le vicende dei preti pedofili sono note oramai in tutto il mondo, ad oggi, dopo 18 anni, non c'è ancora un provvedimento concreto. Continuano a prodursi vittime, qualcuno dovrà rispondere perché qualcuno è responsabile di questi 18 anni di vittime, compreso prima quando non si sapeva, ma adesso si sa e nessuno sta intervenendo. All'estero, diciamo, avete più fortuna perché avete uno Stato più presente. In Irlanda si sono comportati in un certo modo, persino in Svizzera. In Svizzera hanno, non so se lo sapete, hanno tolto la prescrizione 2 anni fa, se non ricordo più male, e hanno aperto una finestra temporale di 6 mesi nella quale tutte le vittime, anche quelle prescritte, e non solo vittime di vittime di pedofilia in genere, potessero denunciare i reati prescritti. Questa è stata, scusate, una genialata, perché in qualche modo cosa ha creato? La Chiesa si è trovata costretta a dire: bene, paghiamo le vittime,
aspettiamo che sia un giudice a dirci quanto le dobbiamo pagare. La Chiesa in Svizzera ha iniziato a fare accordi con le vittime, ha risarcito spontaneamente le vittime dell'unico paese al mondo. Io credo che la soluzione svizzera sia stata molto civile, perché non è stato un attacco alla Chiesa, non è stato un attacco alla religione, è stato un provvedimento che qualunque paese civile, diciamo, un intervento che qualunque paese civile debba prendere. Trovo molto più invasivo, ad esempio, la proposta australiana, quella di levare il segreto confessionale. Secondo me è più invasiva, anche se purtroppo, diciamo, che in qualche modo la Chiesa sta costringendo, no, a estremi mali, estremi rimedi anche tanti paesi, però purtroppo le soluzioni ci sono, volendo, basta cercare. C'è il collega Megan Williams del Canada. Ma forse questi metodi sono invasivi, però comunque negli Stati Uniti sono proprio le cause che hanno portato i cambiamenti. Sì, non è una critica la mia, dico, è più invasivo, sì, lo condivido. Meglio invasivo che un accordo fuori. Assolutamente, lo condivido, dico, è più invasivo, ma non era in senso critico, ecco. Una domanda, avete mai pensato alla possibilità di mettere le fotografie dei preti che sono stati accusati sul vostro sito? Sì. Ogni puntino che lei clicca delle diocesi non sicure. Quelli che sono spariti? Allora, quelli di cui abbiamo fotografie permesse, purtroppo ripeto, noi siamo un'associazione, siamo un organo parastatale, lo Stato non fornisce dati, non ha dati, non abbiamo foto, quindi diciamo che tutti i casi che siamo riusciti a documentare li trovate. Purtroppo tanto materiale non siamo riusciti ad averlo, siamo un'associazione tra l'altro neanche finanziata in Italia, perché in Italia giusto dei folli come le vittime potevano mettersi a tirare su un'impresa del genere, ecco. Ma ci sono stati casi in cui sono stati identificati, che qualcuno ha telefonato per dire ho visto questo gente che ha un altro nome? Sì, ci sono casi di segnalazioni, ecco, adesso noi abbiamo circa 300 preti sulla cartina, ma ne abbiamo altri 100-150 in archivio, preti di cui però purtroppo non troviamo riscontri, non c'è più procedibilità sotto l'aspetto giudiziario, quindi pubblicare il nome equivale a recarsi una bella querela per diffamazione e non andare oltre. Di conseguenza, diciamo, questi preti li usiamo per il lavoro che facciamo di intelligence, ovvero arriva una vittima, arriva un'altra segnalazione e riusciamo a documentarlo, o quantomeno riusciamo a tirare fuori dei precedenti. Purtroppo lo so che poco, di più non possiamo fare, non abbiamo proprio a livello dello Stato, non ci fornisce nessuno strumento. Prego. Sì, perché siamo in viaggio Mercurio vicini e avete poi rapporti con altre organizzazioni in altre parti del mondo? Sì, siamo in contatto anche con Snap, con Survivor Voice, con le organizzazioni in Argentina. In Argentina, proprio dove si sta consumando il caso Corradi, abbiamo un procuratore nostro, il nostro avvocato Carlo Sorbardi, che è lo stesso avvocato che segue le vittime di Mendoza, e anche il nostro avvocato perché ci serviva, diciamo, una parte attiva anche in quel procedimento, nel senso che in Argentina è scoppiato il caso. Qual è stato il nostro problema sul caso argentino? Ci siamo subito domandati se l'Argentina chiede all'Italia, alla magistratura, dei documenti, la magistratura non li può dare. In Italia non è mai stato aperto un procedimento, di conseguenza la magistratura non ha mai acquisito i documenti sul caso Provola. Allora abbiamo provveduto noi a mandare tutto il fascicolo prodotto dai sordi del Provola alla magistratura argentina. E con i cileni non avete rapporti? Con il cileno, col Cile al momento non seguiamo la cronaca, non abbiamo nessun rapporto diretto. E un'altra cosa, adesso mi chiedo anche di altri paesi, l'Irlanda proprio a livello di governo ha chiesto a suo tempo alla Santa Sede del chiarimento. Sì. E risulta che ci siano anche in altri paesi che il governo abbia chiesto dei chiarimenti alla Santa Sede?
Premesso che l'Irlanda non è stata proprio spontanea, l'Irlanda si è mossa a seguito di una condanna, ecco, quindi che tra l'altro è un po' la strategia che cercheremo di fare in Italia, perché in Italia il governo purtroppo è ormai latitante da anni. Adesso vi faccio vedere la documentazione depositata, anche l'interrogazione parlamentare, un'interrogazione parlamentare che io erano 6 anni che cercavo di fare, ho girato veramente la metà dei politici italiani, tutti apparentemente disponibili, nessuno l'ha mai voluta depositare. Era depositata appunto a novembre il deputato Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle, che non me l'ha fatto per piacere, però combinazione e buoni rapporti, perché io sono savonese, abito a Savona e anche Matteo è savonese, ci conosciamo da ragazzi, combinazione sfortuna sua, lo dico sempre. Mi ha incontrato un giorno in treno mentre tornavo da Roma, era un sabato, è stato costretto a farsi il viaggio da Roma fino a Savona con me, gli ho fatto una testa tanta e insomma ha capito bene qual era il problema della filosofia in Italia, si è davvero dimostrato disponibile e gliene sono grato. E quindi cosa succede dopo questa deposizione? Ma intanto il governo è informato, c'è un'interrogazione parlamentare che è a risposta scritta, quindi si presume avrà una risposta. Di fatto attualmente il governo è informato. Le nostre strategie, questa volta legali, saranno che nei prossimi procedimenti chiederemo come responsabilità civili non solo più le diocesi, anche lo Stato. Lo Stato deve pagare, perché lo Stato è pienamente complice, non è autore ma è complice, perché non prendendo interventi a tutela dei propri cittadini. Qua i patti lateranensi non c'entrano nulla, no? Perché i patti lateranensi, è ben chiaro, lasciano la sovranità a ognuno dei due Stati, cioè sia al Vaticano che alla Chiesa, quindi la priorità dello Stato italiano sono i cittadini, non certo la Chiesa. In questo momento però lo Stato italiano sta dimostrando di avere come priorità i rapporti con la Chiesa, la cosa inaccettabile, soprattutto perché proprio le spese sono dei bambini. E lei i suoi contratti dentro il Vaticano ci sono? Ma allora noi contatti con il Vaticano non ne abbiamo più e non ne cerchiamo più, nel senso li abbiamo cercati, io prima come vittima, poi come associazione. Non c'è mai stata nessuna risposta, vuol dire che il Vaticano un dialogo con le vittime non intende averlo. Ma hai chiesto un incontro? Altro che io, se guardate un attimo la vostra cronaca, vedrete che io proprio cerco di muovermi anche se non ho una grande istruzione, cerco di muovere il bene. Io nel 2011 mi inventai il pellegrinaggio per la verità, cioè partii sulla strada statale Aurelia numero 1 da Savona a piedi fino in Vaticano a Roma, 26 giorni di viaggio, perché passai sulla statale Aurelia, che è la numero 1 che arriva a Roma, ma per un motivo semplice: durante il mio percorso a piedi ho incontrato le vittime. L'appello alle vittime era quello di lasciarmi delle lettere da portare alla Santa Sede. Bene, io arrivai dopo 26 giorni in Vaticano, fui arrestato. Arrestato dalla polizia italiana al servizio della gendarmeria vaticana. Che motivo? Mi hanno arrestato, poi mi hanno rilasciato in giornata, per carità, però io avevo questo materiale, avevo telefonato alla segreteria di Stato, avevo parlato con padre Lombardi, quindi avevo anche scritto, risposte naturalmente non mai avute per quello che poi ho telefonato, e insomma una comunicazione c'era Ratzinger all'epoca, sembrava interessato, voleva risolvere la problematica, mi ha detto incontrerà non 100 vittime, no, un rappresentante di queste 100 vittime, e l'esito fu quello. Ma quando la vostra rete ha chiesto dei fondi pubblici dello Stato italiano e di adulti? No. Nessun fondo pubblico, attualmente abbiamo anche grosse difficoltà a raccogliere il 5 per 1000 a causa di una legge. La nostra associazione sono
10 anni che esiste. Prima, come ha accennato Peter, io facevo parte di un'associazione antimafia e avevamo creato una sezione dedicata alle vittime, no? Fuori dall'associazione antimafia, ma sotto quel codice fiscale. Abbiamo normalizzato la situazione di recente un anno fa e abbiamo scoperto che il governo italiano per le associazioni, che una volta si chiamavano ONLUS, bene, non si possono più creare ONLUS in Italia, si possono creare associazioni, i registri nazionali che permettevano di registrarsi, quindi di poter prendere 5 per 1000 e di conseguenza tutti gli altri fondi, no? Perché in realtà poi la questione dei fondi è dimostrare che la realtà associativa è sul territorio nazionale e non è locale. Bene, hanno abrogato i vecchi registri, i nuovi registri non ci sono ancora. È possibile per qualsiasi associazione fondata adesso, non solo noi, avere questi aiuti. Per quanto poi riguarda il finanziamento pubblico, non ci sono campagne di consapevolezza in questa materia. Il governo italiano ha un ufficio che dipende dall'ufficio pari opportunità, un osservatorio antipedofilia, che vi invito a contattarlo e a chiedere dei dati. Poi magari scrivete la risposta sui vostri giornali, non hanno dati. C'era stato un incontro con Papa e alcuni delle vittime, ragazzi dell'Istituto Kroll di Verona. Sì, c'era stata una richiesta anche credo per aprile, il Vaticano di aprire archivi, lì ovviamente non è avvenuto nulla. Sì. Credo che Becciu ha scritto qualche lettera. No, proprio l'incontro è stato tra Papa e Bergoglio, adesso vai internet sul computer? Sì, ok. Vi farò vedere proprio la lettera, il documento del 2014 di cui vi parlavo prima e le 2 foto del sordo, erano una trentina di sordi in quell'incontro. Uno di loro ha incontrato faccia a faccia il Papa e c'è il momento in cui il sordo ha la lettera in mano e il momento dopo quando il Papa prende questa lettera appunto è quella che conteneva il nome di Don Nicola Corradi e risale al 2014, ma anche lì, malgrado il Papa fosse stato informato personalmente, possiamo dire in questo caso, perché la lettera che è stata consegnata in mano, non è stato preso alcun provvedimento. Per fortuna è intervenuta la magistratura argentina, se no Corradi sarebbe ancora lì, ma al di là dei suoi 82 anni ad abusare di ragazzini. Altre domande? Non so se è una domanda alla quale vuole rispondere, ma lei si è resa conto di essere stata vittima di abusi a un'età avanzata e qual è stato il percorso che ha fatto? Allora, io mi sono reso conto di essere vittima da bambino. È impossibile che uno non se ne renda conto subito. Un conto è rendersi conto di essere vittima e un conto è la consapevolezza di quello che ha causato, diciamo, quell'evento. Cosa succede? La racconto un po' semplicemente come perché è un modo che funziona. Ecco, provate a tornare tutti voi quanti indietro quando avevate 11, 12, 15 anni, pensate alla musica di quei tempi, sono sicuro che tutti ricorderete le musiche, gli autori e via dicendo. Bene, in quell'età particolare quella musica è quella che ha creato, diciamo, la vostra sfera musicale, che vi ha condizionato per tutta la vita. La stessa cosa è per la sfera sessuale. 11, 12, 13, 14, 15 anni c'è la conoscenza, ci sono le esperienze sessuali, la maturazione e c'è questo trauma, questa interruzione della maturazione della sfera sessuale. Però l'abuso non è come quando ti rompi un braccio, no? Che te lo rompi e lo hai rotto perché lo vedi. No, cosa accade? Questa sfera, ad esempio la sfera sessuale, attorno a sé raccoglie l'affettività, i rapporti sociali. Ecco, tu ricevi un blocco in una sfera che devi maturare pesantissimo, un blocco che blocca tutti gli altri contesti. Infatti tutte le vittime, io stesso, io ero tossicodipendente, ho fatto uso di eroina fino a 25 anni passati, cioè,
avanzate, ma tutti hanno problematiche o di dipendenza da droghe, da alcol, insomma hanno diversi disturbi, perché in realtà poi ti blocchi la vita, ti precludi i rapporti sociali e via dicendo. È questo che tu non ti rendi conto nell'immediato, no? Questa è una cosa che poi col senno di poi, ad esempio, ho scoperto a 40 anni. Io a 40 anni pensavo di stare bene, invece dietro la vecchia denuncia, perché io avevo denunciato il mio caso, mi ero trovato prescritto, che i miei mi avevano chiamato pochi giorni dopo dicendomi: guarda Zanardi, mi dispiace, il suo caso non è procedibile perché è prescritto. Io non ci ho mica più pensato a questa cosa. Poi in combinazione nel 2010 la magistratura italiana, dietro la scia di scandali di tutto il mondo, è andata a scartabellare gli archivi, ha tirato fuori anche la mia querela e io da lì ho subito un altro trauma, cioè lì ho iniziato a maturare trauma, ho iniziato ad avere anche problematiche affettive con mio partner, cioè ma notevoli, ho avuto anche appunto una crisi abbastanza pesante sotto l'aspetto sentimentale, ho avuto, come poi oggi che faccio questo lavoro lo collego così con uno schiocco di dita, ho avuto problemi gravi, ho già subito 2 operazioni all'intestino, tutti noi vittime in genere. Questa è abbastanza la cosa comune, che poi ho scoperto che in campo medico già la conoscevano, io ci sono arrivato per esperienza. Abbiamo tutte problematiche tipo diverticoliti croniche, acute, tumori, morbi di Crohn, cioè abbiamo tutti problematiche che vanno a scaricare sull'apparato intestinale generalmente, che guarda caso è proprio quella parte del corpo che assorbe notevolmente lo stress. E io infatti dopo il 2010 ho iniziato con problematiche familiari, ho iniziato con problematiche a livello di shock anafilattici spiegabili, che venivano così, mai avuti, in piena notte, quindi neanche vicino all'assunzione di cibi, no? Immotivatamente andavo in shock anafilattico, erano problematiche del sistema nervoso. Ed era proprio la maturazione del trauma che è stato deliziato, perché adesso ho iniziato una causa civile contro la Chiesa, perché poi anche lì l'associazione è nata nell'ignoranza, diciamo, no? Ci siamo un po' tutti aggiustati, poi pian piano ci siamo perfezionati anche nella conoscenza medica, in tutte queste cose. Ecco, adesso sono cose che sono chiarissime, prima non le sapevo, ecco. Carmen Cordova, rivista Settimana Colombe. Gli esperti dicono che le vittime di pedofilia diventano a sua volta pedofili. Vuol dire generazioni di vittime che sono diventate a loro volta vittimari. Io sì, non so fino a che punto, sono sincero, ne abbiamo pochissime, qualche caso l'abbiamo avuto in associazione, ma tipo 2-3 al massimo. Ecco, non è proprio così matematico secondo me. Come non è matematico, perché anche questa è un'altra cosa che si dice, che la vittima di pedofilia generalmente tende a essere omosessuale, ecco, no, non è così, almeno da quello che vedo, ecco. Dei media italiani, una intervista dell'agenzia di stampa tedesca, dei media italiani, c'è un problema di pubblicare queste cose o vede già che c'è un cambiamento che vogliono farlo un po' più pubblico tutto il problema, perché sembra, ce lo si è detto, che c'è una censura anche dei media. Sì, c'è una forte censura dei media italiani, su questo per esempio. Ma in generale o solo nella Chiesa? No, allora diciamo che le due cose sono legate anche a livello istituzionale. Esempio, diciamo la Costituzione italiana non prevede che i preti abbiano certi privilegi e i cittadini no. Quindi cosa accade? Che le regole che vengono alleggerite per i preti, adesso arrivo a Parisotto per esempio,
di conseguenza vengono alleggerite anche per i pedofili italiani. Nel 2014, infatti, dietro la ratifica del Trattato di Lanzarote, il governo italiano è stato obbligato a creare il certificato antipedofilia. Penso che abbiate sentito parlare tutti, perché l'Italia ha creato parecchio scompiglio in quanto è stato applicato, diciamo, da un giorno all'altro. Benissimo, questo certificato antipedofilia, se voi lo andate a vedere, guarda caso, lascia fuori tutta la fascia del volontariato, cioè quella da sempre più a rischio, allenatori di calcio, scout, e chi c'è nella fascia del volontariato? I sacerdoti. Quindi abbiamo proprio anche un'applicazione di regole paradossalmente lesiva. Infatti adesso la prendiamo a questo punto, nell'interrogazione parlamentare abbiamo proprio fatto pesare questo punto, no? Perché se il certificato antipedofilia fosse applicato anche al volontariato, che tra l'altro è veramente assurdo, no? Perché il volontariato è da sempre la fascia più a rischio, invece questo certificato, diciamo, la manleva dall'esibirlo, insomma sarebbe già un altro deterrente. Purtroppo non abbiamo molti strumenti per poterci neanche difendere. E anche lì il certificato antipedofilia c'è un'altra cosa importante, come si ha un certificato antipedofilia attendibile dietro la denuncia. Quindi anche qua la Chiesa dovrebbe essere obbligata a denunciare, perché se non c'è la denuncia all'autorità giudiziaria, quando uno chiede il certificato antipedofilia ovviamente è punito. Capisco la censura da parte del governo, della Chiesa, ma come mai secondo lei tra i giornalisti italiani? Non lo so, questa è una buona domanda da fare ai giornalisti italiani. Io posso solo dirle che alla presentazione a Genova dell'interrogazione parlamentare che è stata fatta a novembre, c'era addirittura Repubblica, ha addirittura fatto un video su questa presentazione. Bene, poi il video me l'hanno dato perché Repubblica non ha pubblicato l'articolo. Il perché non lo so, sarebbe carino chiedere alla Repubblica. Allora, questo è, ecco qua. Allora, questo appunto è il documento di cui vi parlavo prima, depositato il 27/11 del 2017 dal deputato Matteo Mantero del Movimento 5 Stelle, indirizzato alla Presidente del Consiglio dei Ministri, che per il momento non è intervenuta, al Ministero dell'Interno, che per il momento non è intervenuto, al Ministero della Giustizia, che per il momento non è intervenuto, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che anche lui non abbiamo sentito per il momento. Qui c'è il documento, nel documento appunto si chiede, questo documento l'ho redatto io insieme al deputato Matteo Mantero, si basa interamente, tranne la parte riguardante il certificato antipedofilia, che è strettamente italiana, si basa proprio sulla contestazione fatta dall'ONU nel 2014, no? Quindi sull'obbligo di denuncia, su tutte queste cose qua. Quindi il documento c'è, però tranne che sul nostro sito non c'è traccia sui giornali italiani, non proprio tutti. Un giornale che ci ha sempre seguito e c'è molto vicino è Left, che penso conosciate tutti, purtroppo non per fare credito assolutamente, anzi grazie a Left che ci segue sempre, però diciamo rimane un giornale di nicchia, ecco, sarebbe importante che la stampa parlasse di questi problemi. In Italia purtroppo generalmente si parla solo del caso singolo, nessuno va mai a vedere cosa produce tutta questa serie di casi singoli, no? Perché dietro il mio caso, dietro il caso delle varie vittime, c'è proprio un sistema, c'è un'organizzazione che gestisce, diciamo, e in qualche modo aiuta a sfuggire alla legge queste persone, no? Perché questo di fatto è quello che accade, anche se la Chiesa continua a dire che sta cercando di combatterlo.
non dico che non stiano cercando, evidentemente non ci riesce, non ha capacità. Ecco, se poi mi lasciate i mail, questi documenti sono disponibili e ve li posso tranquillamente lasciare. C'è ancora l'altro documento, che questo invece è quello del 19 febbraio scorso, è stato redatto da me e da uno dei nostri legali, in questo caso l'avvocato Mario Caligiuri del Foro di Roma, perché intanto questo documento si appoggia a una legge italiana che dice che diciamo, nei casi gravi di pubblica sicurezza, questo è un caso di pubblica sicurezza perché diciamo, le vittime sono minorenni, lo Stato dovrebbe rispondere, cioè deve rispondere entro 30 giorni, altrimenti incorre addirittura nell'omissione d'atto d'ufficio. Al momento non ha ancora risposto nessuno dal governo. Questo documento è stato indirizzato alla Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Centro regionale di informazione delle Nazioni Unite. Abbiamo diffidato anche l'ONU, perché anche l'ONU nel 2014 ha fatto questo documento, diciamo, nel quale chiedeva misure alla Santa Sede. La Santa Sede doveva rispondere nel settembre del 2017, l'ONU al momento non sta replicando. Viene anche un po' da chiedersi che senso avesse tutto questo documento. Ecco, non è normale che le Nazioni Unite dovrebbero prendere, c'è stata la scadenza è stata saltata, per non ritrovarci per 10 anni a fare di nuovo la domanda al Vaticano dicendo come mai dai 10 anni non ti fai sentire. Ecco, l'ONU diciamo, avrebbe dovuto secondo noi portare avanti questa cosa. Poi la 12ª Commissione Affari Sociali del Governo e per conoscenza a un'altra serie di istituzioni. Anche questo documento appunto che si basa a seguito dell'interrogazione parlamentare, e comunque si basa come l'interrogazione parlamentare si basa sulla relazione del 2014 dell'ONU, fa una serie di contestazioni, tra cui appunto anche la questione dei processi canonici, che a nostro avviso non vanno celebrati prima dei riti penali, perché per esempio in un caso, quello diciamo di Capitale, che è il nostro caso che è a seguito dell'inizio a Termoli, cosa ha prodotto il processo canonico? Chi fa l'avvocato queste cose le sa, l'avvocato cerca di cogliere nella controparte le peculiarità e i punti deboli del racconto della vittima, e questo è accaduto a Gialla d'Italia in sede canonica, tant'è che in sede penale la ragazzina che aveva subito abusi continuati dai 13 anni ai 15 si è vista addirittura dividere i processi, perché in Italia la pedofilia finisce a 14 anni, dai 14 anni in avanti è pederastia. Bene, fino a 14 anni il giudice non poteva fare diversamente, non c'era consapevolezza per lo stato della ragazza, quindi il prete è stato condannato per pedofilia. Dai 14 anni in avanti, cioè dal primo giorno dei 14 anni, secondo il giudice la ragazzina invece era consenziente. Non so se ci sono dei colleghi che vogliono prendere parte a vedere questo documento, possiamo fare una lista e scrivere email o come preferisci inviare? Sì, facciamo una lista email, io vi invio tutti i documenti che ho potremmo anche condividerla nel gruppo interno Facebook, del gruppo chiuso, se è possibile, così anche altri soci che oggi magari non sono venuti hanno accesso. Sì. Benissimo. Grazie a tutti per essere rimasti così a lungo a ascoltare delle cose interessanti. Se avete altre domande che sono abbastanza certe, che non sono tanto bravo a parlare, magari ho lasciato qualche lacuna, ecco, se volete chiedere qualcosa davvero sono qui per darvi spiegazioni, se qualcosa non è stato chiaro, ecco. Ok, grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi.